Torniamo ad esplorare il plugin CAD Sketcher che permette di disegnare degli elementi in 2D abbastanza accurati con immissione di vincoli e misure. L'oggetto che proviamo a disegnare oggi è questo. Quindi magari se volete provare a ripetere l'esercizio con me, bloccate il video e vi salvate lo screen con le misure dell'oggetto. Quindi vediamo come realizzarlo con Blender. Realizziamo mm, un pezzo meccanico con il plugin CAD Sketcher. Posizioniamoci in una vista dall'alto. Con il tasto N entriamo nella sezione Sketcher e con ADD Sketcher clicchiamo sul piano orizzontale ed entriamo all'interno di questo piano. Andiamo sullo strumento cerchio e cliccando sul puntino che automaticamente il plugin mette al centro dell'area di lavoro, andiamo a creare un cerchio. Inizialmente diciamo di una dimensione a piacere. Entriamo nella sezione tool su diametro, clicchiamo sul diametro e imponiamo un raggio, quindi cliccando qui e attivando qui use radius possiamo attivare il raggio. Imponiamo un raggio di 1.25 e clicchiamo con ok. A questo punto con lo strumento linea, magari mettendoci in modalità da costruzione, creiamo una linea così in un punto a casaccio. Selezionando la linea e selezionando il puntino andiamo a creare una coincidenza. Purtroppo a volte con questo plugin quando inseriamo delle quote diventa un po' complicato andare a selezionare gli elementi, quindi facendo tasto destro sulla quota possiamo renderla invisibile senza andarla ad eliminare. In questo modo ci diventa un po' più semplice andare a selezionare gli elementi che si trovano al di sotto. Selezioniamo la linea e il punto e imponiamo una condizione di coincidenza per fare quindi in modo che la linea e il punto siano sovrapposti. Con lo strumento trim clicchiamo su questa parte di cerchio che viene così eliminata. Facciamo lo stesso anche con queste due parti eccedenti e togliamo la modalità da costruzione e con lo strumento linea tracciamo una linea orizzontale, verticale e una linea orizzontale. Poi andiamo con il comando bevel, clicchiamo sulle due linee, andiamo sul vertice e trasciniamo verso il basso, in modo tale che si viene a creare un raccordo. Andiamo con distanza, clicchiamo sulla distanza e imponiamo una distanza di 0.5. Andiamo su diametro, attiviamo usa radius e imponiamo un raggio di 0.5 e con distanza imponiamo una distanza pari ad 1.
questo punto spostiamoci qui in quest'altra posizione, prendiamo una linea, attiviamo la modalità di costruzione e tracciamo una linea in orizzontale. Andiamo con distanza, quotiamo questa linea e gli diamo una lunghezza pari a 7. Con lo strumento cerchio clicchiamo su questo punto, ci andiamo ad allargare e creiamo un cerchio. Se, come nel mio caso, l'ho creato di costruzione, selezionandolo tasto destro tolgo da costruzione e il cerchio diventa diciamo normale, quindi non da costruzione. Vado con diametro, clicco sul cerchio, dico che voglio dare un raggio e impongo un raggio di 1.25, ottenendo quindi questo risultato. Con lo strumento linea, togliendo di nuovo la modalità da costruzione, faccio una linea in questo modo. Volevo farvi notare che quando traccio le linee in orizzontale e in verticale, il programma automaticamente crea una condizione di orizzontalità o di verticalità, quindi anche se la linea la tracciamo leggermente inclinata, lei automaticamente si va a posizionare nella giusta posizione. Selezionando la linea e il cerchio diamo una condizione di tangenza. Se le quote diventano rosse vuol dire che la condizione di tangenza era già attiva. Infatti qui leggiamo redundant constraint, quindi con CTRL Z torniamo indietro, quindi vuol dire che questo elemento si trova già in una condizione di tangenza. A questo punto qui vogliamo creare un arco di 1, quindi un modo diciamo abbastanza semplice per farlo è quello di creare in modalità di costruzione un segmento così, un segmento diciamo in quest'altra posizione. Andiamo su distanza e poniamo qui una distanza pari ad 1 e qui una distanza pari ad 1. Clicchiamo su questo punto e diamo un parametro di coincidenza. Volendo potrei anche cancellare questo elemento e creare da 0, quindi togliendo la modalità da costruzione, potrei creare da 0 una linea diciamo che va da qui a qui. Andando sul comando cerchio vado a creare un cerchio più o meno di una grandezza diciamo a casaccio, vado su diametro, clicco sul cerchio e impongo un raggio pari ad 1. Vado con lo strumento trim e dovrei tagliare questi elementi, anche se in questo caso diciamo il programma mi dà un errore. C'era anche un errore di quote ritondanti, infatti ho tolto uno dei vincoli per fare in modo che l'errore diciamo si togliesse. Il motivo per il quale non mi vuole tagliare questo elemento è perché probabilmente qui non c'è una
non c'era un attraversamento completo della linea. Purtroppo questo plugin ovviamente ha dei problemi, ha dei difetti. Diciamo sicuramente non può essere paragonato a livello CAD ancora ad un AutoCAD o a un SolidWorks, a un CATIA, e quindi il suo problema diciamo era nel fatto che questo elemento non veniva completamente attraversato dalla linea e quindi non riusciva a tagliarla. Quindi in questo caso ho creato due linee che poi ho eliminato che attraversassero completamente la, diciamo, la circonferenza. Ora questi elementi eh, dovrei andare a creare la stessa cosa da quest'altra parte, perché il comando specchio, diciamo, in questo programma, in questo plugin ancora non è stato ancora introdotto, e quindi dovremmo o provare, diciamo, a vedere se il comando specchio normale di Blender funziona, oppure andarci a ridisegnare questa parte. All'interno del plugin il comando specchio di Blender purtroppo non funziona, perché lui non vede queste linee come se fossero delle vere e proprie linee. Infatti nell'outliner non c'è niente, quindi per creare una linea io ho comunque bisogno di convertire prima questi elementi in un oggetto reale di Blender e poi andare a fare normalmente lo specchio. Quindi nella sezione Convert Type imposto di convertire in una mesh e lascio lo sketch. In questo modo viene creato nell'outliner un elemento di tipo mesh che posso selezionare con tab, entrare nella modalità di selezione e andare a selezionare, diciamo, le parti che voglio andare a specchiare, e in questo modo posso tramite modificatore, quindi tramite mirror, quindi attivo un mirror e do l'asse delle Y come elemento di, di specchiatura. Applico, quindi esco esternamente e vado ad applicare il modificatore specchio. Torno di nuovo all'interno, con A seleziono tutto e con F vado ad unire le varie facce. Nel caso in cui il risultato non dovesse essere positivo, sempre selezionando tutto e cliccando sulla M, vado a fare un merge by distance. Infatti in questo caso ha rimosso 52 vertici, quindi di solito quando applicate con la F la chiusura delle facce e vedete che la chiusura delle facce non avviene correttamente, quasi sicuramente ci sono dei vertici sovrapposti nella figura. Infatti appena risolvete il problema dei vertici sovrapposti con il merge, vedete che il problema si va diciamo automaticamente a risolvere. Quindi abbiamo creato la prima parte del nostro disegno. Ora mi pongo in vista dall'alto e sempre dalla sezione sketch vado a creare un nuovo sketch sempre sul piano orizzontale.
vado sullo strumento cerchio, anzi vado prima sullo strumento linea e mi vado a creare una linea, diciamo, di costruzione che arriva in questo punto qua. Con la distanza vado a imporre una distanza pari a 7. Con lo strumento cerchio vado a creare un cerchio qui, però questo qua non lo volevo di costruzione, quindi tasto destro, tolgo costruzione e poi vado ancora a creare un cerchio qui, però togliamo sempre costruzione, quindi vado a creare un cerchio qui e un cerchio qui. Con lo strumento linea creo una linea in questa posizione e qui vado a creare ancora un'altra linea in questa posizione. Con diametro clicco sul primo cerchio, impongo l'inserimento del raggio e metto un raggio di 0,75. Seleziono questo punto e questo punto ed imposto una distanza tra di loro pari a 2,5 e imposto una distanza da qui a qui pari a 2. Intanto qui vediamo che le linee si sono spostate, allora seleziono il cerchio e la linea ed impongo una condizione di tangenza e anche qui impongo una condizione di tangenza e faccio lo stesso anche per questi altri elementi. A questo punto, sempre con il trim, taglio queste due parti e taglio queste altre due parti. Dico sempre di convertire in una mesh questo elemento e lascio lo schizzo. Ora seleziono il mio primo elemento, con Tab entro in modalità Edit, mi metto su Select Mode, con A seleziono tutto e faccio un'estrusione verso l'alto pari ad 1. Esco fuori e vado a selezionare l'altro sketch, entro in modalità edit, con A li seleziono e con E li vado ad estrudere. Se abbiamo dei problemi nella estrusione, andiamo a verificare, quindi seleziono questi spigoli e con M by distance verifico diciamo che questi elementi siano uniti. In realtà il problema io ora lo sto avendo soltanto
diciamo su questo elemento qui, quindi volendo posso selezionare questo e con P by selection posso staccare questo elemento dalla selezione in modo tale che questo primo elemento lo posso estrudere e lo estrudo così di una quantità a piacere. Nel momento in cui ho estruso questi due elementi, ora faccio in modo da creare una compenetrazione tra queste due parti, quindi GZ, calo leggermente questi elementi all'interno dell'oggetto, poi seleziono questi due elementi e per ultimo seleziono questo elemento qui, poi digito CTRL e meno, quindi seleziono i due elementi che devono creare la sottrazione, per ultimo l'elemento da forare, clicco su CTRL meno e mi metto in modalità fast. Nel caso in cui, come in questo caso, ricevo un errore, posso fare l'operazione una alla volta, quindi seleziono il cilindro e l'elemento e premo CTRL meno e mi metto in modalità fast e poi seleziono l'asola e l'oggetto, CTRL meno e mi metto anche in questo caso in modalità fast, quindi a volte potrebbe succedere che diciamo fatti entrambi gli elementi in un colpo solo si possono avere dei problemi, quindi è meglio farli una alla volta e se il foro non appare visibile il solver spostiamolo in modalità fast, quindi in questa maniera abbiamo ottenuto l'oggetto che ci serviva e qui trovate le misure nel caso volete ricrearlo.